È uscito il coso della batteria scarica. Vabbè. Sono Filippo Forni, ho 21 anni, abito a Castiglione d'Adda in provincia di Lodi e frequento il terzo anno di Lettere Moderne all'Università di Cremona. Ho diversi hobby, una mia grande passione è il disegno, che ho fin da quando ero piccolo, la musica, ascolto vari generi e suono chitarra, ukulele, che è il mio preferito, e il pianoforte, ma la mia più grande passione è il calcio. Avevo diversi propositi per il 2020, innanzitutto proseguire il percorso di studi e poi concludere al meglio la stagione, il campionato di calcio con la squadra in cui ero la scorsa stagione. Quando ha cominciato a diffondersi il virus, insomma, noi comunque a Castiglione siamo stati il primo focolaio in Italia, insieme a Codogno. Il 21 febbraio, quando era uscita la notizia del paziente 1 all'ospedale di Codogno, nello stesso momento, sempre lì a Codogno in ospedale, c'era il papà del marito di mia cugina, che era ricoverato per una presunta polmonite che poi era proprio il Covid. E da lui poi si sono contagiati proprio anche mia cugina, suo marito, e quindi è stata anche una delle prime famiglie in pratica a essere state ufficialmente contagiate. Il primo periodo della quarantena l'abbiamo vissuta un po' appunto in difficoltà anche psicologica, perché le preoccupazioni erano tante, ogni mezz'ora sentire le ambulanze di giorno, di notte, insomma un po' di paura ti viene. Qualche giorno dopo è stato contagiato anche mio padre, che ha passato circa 3 settimane di isolamento in camera. Non aveva grossissimi problemi, a parte qualche difficoltà di respirazione, per cui addirittura non gli è stato neanche fatto un tampone, ma si è scoperto dopo tramite il sierologico che aveva contratto il virus, e lo stesso io, mia mamma e mio padre e mio fratello non abbiamo mai saputo se abbiamo contratto il virus, perché appunto era il periodo di piena emergenza, quindi si trattavano solo i casi più gravi. Passato il primo periodo con un po' di difficoltà e purtroppo anche con una perdita, poi insomma le cose da fare erano molte, ho ripreso a studiare per l'università, ho avuto tempo di dedicarmi al disegno, che era tempo che non mi ci buttavo, tanto tempo l'ho dedicato alla musica, ho imparato un po' appunto il pianoforte, poi anche col computer o con qualche programma sono riuscito a creare qualche base di vario genere, anche qualche canzone che non ho mai ovviamente pubblicato e mai pubblicherò. E poi fortunatamente, avendo il giardino abbastanza grande anche, sono riuscito a tenermi anche un po' in forma insieme a mio fratello e al mio vicino di casa, che ci buttavamo la palla da una parte all'altra. Sono riuscito anche a partecipare alle messe del paese come ministrante, e un momento forte è stato la veglia di Pasqua, che era in pieno lockdown. È stato un momento davvero toccante, perché eravamo in 4 oltre al sacerdote, e vedere la chiesa buia, vuota, è stato un momento forte. E senz'altro in questo periodo la fede mi ha aiutato molto a superare tante cose. Vabbè, il 2020 è stato un po' un anno così così, però ci sono state anche
tante cose belle. Ad esempio, mi sono fidanzato con Giulia poco prima dello scoppio della pandemia. Quello su cui a volte rifletto è il fatto che spesso si è sentito dire da una parte andrà tutto bene, dall'altra niente sarà più come prima. Ma a volte mi chiedo se davvero sarà così, perché in questo breve periodo in cui le restrizioni erano più larghe, eh, sinceramente non ho visto grandi cambiamenti rispetto a prima nel comportamento di tante persone e mi ci metto dentro anch'io, in primis. E secondo me si è perso molto sul valore delle relazioni. È vero essere connessi di qua di là, ma vivere le relazioni in maniera vera e autentica è un'altra cosa, e soprattutto noi ragazzi secondo me ne abbiamo risentito molto. Cosa direi a me stesso del 2019? Beh, gli direi di prepararmi a un anno duro, faticoso, ma che al tempo stesso sento che per diversi motivi, non solo per il Covid, mi ha davvero temprato. Direi anche al me stesso del 2019 di vivere più intensamente momenti dei quali a volte non percepivo neanche il vero senso. Per il 2021 mi sono già posto qualche obiettivo, che è ricollegato al discorso che facevo prima: cercare di non dimenticare quello che è successo, di non dimenticarlo io e aiutare anche gli altri a non dimenticarlo, perché è un momento che deve aiutarci a capire tante cose. Se non rielaboriamo anche spiritualmente questa esperienza, è difficile che ci sarà una ripresa vera e propria di tutto. Altro proposito è quello di proseguire gli studi e portarmi avanti con la tesi e cercare di disputare un buon campionato calcistico da protagonista, ecco. Grazie e ci vediamo.